ChatGPT può aiutarti a essere più assertiva sul lavoro? Quando scrivi un'email o un messaggio, ti può aiutare a verificare se quello che hai scritto è davvero assertivo o magari suona un po' passivo-aggressivo oppure troppo duro? In questo video ti mostro che cosa ChatGPT sa fare bene, che cosa sbaglia clamorosamente e i 3 ingredienti essenziali che devi inserire nei tuoi prompt per ottenere delle risposte veramente utili. E se non ci conosciamo, ciao, io sono Eleonora, sono una leadership coach e aiuto donne che lavorano in azienda a crescere con equilibrio e a farsi ascoltare senza alzare la voce. Partiamo subito con il nostro test. Incollo quest'email che ho preparato che dice: ciao Giulia, volevo segnalarti che anche questa volta il materiale non è arrivato entro la scadenza concordata, così non riusciamo a completare la nostra parte nei tempi previsti e il rischio è che tutto il progetto subisca ritardi. Capisco che possiate avere molte urgenze, ma vi preghiamo di prestare più attenzione su questo punto. Puoi confermarmi che d'ora in poi riuscirete a rispettare le date condivise? Vediamo che cosa ci dice ChatGPT. La tua email è chiara e diretta, ma potrebbe essere resa più assertiva mantenendo un tono professionale e costruttivo, evitando anche una possibile interpretazione di rimprovero. Ecco un paio di modifiche. Ok, quindi io mi aspettavo, avendogli chiesto mi dici se è assertiva, che mi facesse un'analisi e mi dicesse questo è assertivo, questo no e perché. In questo caso peraltro noi non gli abbiamo dato un prompt, quindi delle istruzioni molto strutturate, molto precise, per cui è chiaro che lui fa quello che gli viene meglio fare. E quello che gli viene meglio fare, questa volta come in tutte le altre in cui ho fatto test di questo tipo, è occuparsi esclusivamente della forma e fare una confusione molto profonda e importante fra il concetto di assertività e il concetto di gentilezza. La gentilezza intesa come cortesia, come le buone maniere, e questo concetto di tono professionale che nella sua interpretazione secondo me non è altro che camminare sulle uova, fondamentalmente. Il vero problema è questo: l'intelligenza artificiale ti aiuta a rendere il tuo messaggio più carino e più gentile, ma non più assertivo. E se ci pensi, il costo di questo, cioè di preoccuparti solo di fare la gentile invece che di far arrivare chiaramente il tuo messaggio, lo vedi tutti i giorni, perché tutte queste formule, tipo noi invece di io, voi invece di tu, sarebbe opportuno invece di ti chiedo di, non fanno che togliere impatto, togliere chiarezza al tuo messaggio, e i risultati sono incomprensioni che si trascinano, inefficienze varie che hanno un impatto sulla qualità del tuo lavoro e anche sulla tua salute mentale, il tuo livello di stress. Infatti, se vediamo la sua riscrittura, scopriamo che di fatto lui non ha modificato in nessun modo sostanziale quello che avevamo scritto noi. Si è limitato a cambiare qualche parolina e ad aggiungere qualche infiocchettamento. Il nostro vi preghiamo di prestare più attenzione è diventato ti chiedo di prestare particolare attenzione a questo punto. Azzardo a dire che questa è una cosa che ha imbroccato. Nello scrivere vi preghiamo avevamo usato un'espressione che in azienda si usa moltissimo, che però di fatto svuota di potenza e di forza i nostri messaggi perché deresponsabilizza. Lui nel correggere con ti chiedo di prestare ha fatto questa piccolissima miglioria. Quello che però ha completamente ignorato è la frase successiva. Si è concentrato su potresti invece di puoi, ma non ha minimamente visto qual era il vero problema di questa frase, così come non ha visto tante altre mancanze nella nostra email, che adesso vediamo quali sono. Prima fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi di questa analisi e in particolare come ti sembrano queste email, la nostra, quella che abbiamo scritto noi, e la sua correzione. Se ChatGPT ti avesse dato questa risposta, saresti stata soddisfatta? E se stai trovando spunti interessanti in questo video, fammelo sapere con un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video come questo. Capiamo che cos'è che mancava nella nostra email e che manca assolutamente anche in quella riscritta da ChatGPT, visto che si è concentrato solo sui fiocchetti, e che di fatto rendono il nostro messaggio poco assertivo. Prima di tutto non sono molto chiari i fatti. Che vuol dire anche questa volta? È successo una volta un mese fa? È successo ieri? È successo tutte le volte? Non lo sappiamo e non lo diciamo. Allo stesso modo non diciamo quanto in ritardo è arrivata questa roba, quanto è grave questo ritardo. È arrivato la mattina dopo rispetto alla scadenza o una settimana dopo?
La frase successiva è una frase che abbiamo scritto tutte 1 miliardo di volte. Dal mio punto di vista, anche qui la vaghezza non aiuta in realtà l'efficacia del nostro messaggio. Le difficoltà nel completare la nostra parte del lavoro potrebbero essere anche qua di vario rango e di varia entità, e non specificare che cosa realmente è successo svuota un po' di impatto il nostro testo. Anche dire con il rischio che l'intero progetto subisca dei ritardi non mi piace molto, invece di prendermi la responsabilità di dire la tua azione ha provocato queste specifiche conseguenze nel mio lavoro e questo ha provocato questo specifico impatto sul progetto, sto dicendo con il rischio. Ma c'è veramente sto rischio? Quanto è concreto? Qual è l'impatto di questo rischio? Non si sa. La frase dopo è un esempio fulgido di messaggio passivo-aggressivo, perché quando noi diciamo capisco che possiate avere altre priorità, stiamo facendo finta di entrare in empatia, cioè stiamo facendo finta di metterci nei panni dell'altro, ma in realtà stiamo infondendo una nota di sarcasmo. Se veramente vogliamo metterci nei panni dell'altro, non è questo il modo di farlo. Possiamo scrivere una cosa del tipo: se ci sono delle difficoltà, degli ostacoli che vi rendono difficile rispettare le scadenze, parliamone apertamente. Questa è una frase empatica, è una frase che apre al punto di vista dell'altro. Capisco che possiate avere altre priorità? No. Infine, potresti confermarmi che d'ora in poi sarà possibile rispettare le date condivise? È la ciliegina sulla torta, perché, come accennavo prima, è qui che c'è la più grande mancanza di questo messaggio, che è una richiesta chiara. Per provocare un cambiamento, io bisogna che lo chiedo. Cioè, se io voglio che questi qua rispettino le scadenze facendo il più possibile ed eventualmente, qualora non ce la facciano, per esempio mi avvisino prima, bisogna che glielo dico. La frase potresti confermarmi che d'ora in poi sarà possibile è una domanda retorica, non è una richiesta, e di conseguenza ha molta poca efficacia. Insomma, abbiamo guardato al microscopio l'analisi e soprattutto la riscrittura non richiesta che ChatGPT ha fatto della nostra email. E dal mio punto di vista l'esito di questo test è che ChatGPT, come qualunque altro strumento di intelligenza artificiale, chiaramente, non ti può in nessun modo aiutare a essere più assertiva se non sei tu a dargli un indirizzo molto molto preciso su 3 aspetti fondamentali che adesso vediamo. E va da sé che questo lo potrai fare soltanto se tu per prima hai molto molto chiaro che cos'è l'assertività, che cosa non è. Perciò adesso vediamo quali sono i 3 ingredienti essenziali che devi inserire nelle tue richieste a ChatGPT e a qualunque altro per ottenere delle risposte veramente utili, veramente assertive e non quelle frasette fatte, tutte infiocchettate, che il più delle volte suonano passivo-aggressive. Se non hai tempo e voglia di fare 1000 esperimenti per confezionare questo prompt ideale, puoi usare quello che ho preparato io per te. In descrizione trovi il link per scaricarlo, si chiama Assertivity Check ed è un prompt super testato che ti aiuta ad ottenere un test di assertività veramente realistico e sensato che ti permette di migliorare la tua comunicazione. Quando chiedi all'intelligenza artificiale di aiutarti a essere più assertiva, nel tuo prompt non possono mancare 3 ingredienti. Il primo sono le domande che ti deve fare. Per aiutarti sul serio, ChatGPT deve sapere che cosa è successo davvero, concretamente, e poi come l'hai visto tu, come ti sei sentita, che cosa vorresti dire se potessi parlare di pancia senza filtri e qual è invece l'obiettivo reale della tua comunicazione e quindi la richiesta che vuoi fare. Senza questi elementi, quello che ti dirà sarà sempre e soltanto un infiochettamento della forma, ma mai un miglioramento del contenuto. Il secondo ingrediente essenziale sono le cose che per te assolutamente non sono assertività. Siccome, come hai visto, lui tende sempre a scambiare l'assertività con la gentilezza, con la pura forma, allora sei tu che devi spiegargli che determinate espressioni dal tuo punto di vista non sono assertività. E poi la terza cosa, che è la più importante, è che gli devi far capire che cosa per te è assertività, che cosa significa. Gli devi dare un riferimento, un qualche modello a cui appoggiarsi per fare le sue analisi e darti le sue risposte. Altrimenti, in mancanza di strumenti, lui si baserà sulla conoscenza più comune, più diffusa
e quindi anche più superficiale, nonché su teorie che tra loro potrebbero anche essere contrastanti, dandoti quindi dei risultati che, se va bene, sono inutili, se va male ti portano proprio fuori strada. Con il prompt giusto puoi ottenere un supporto realmente utile e realmente valido da parte dell'intelligenza artificiale nel portare la tua comunicazione ad un livello di maggiore chiarezza, efficacia e assertività. Detto questo, anche con il prompt migliore rischi di andare fuori strada in un attimo se tu per prima non hai chiaro che cosa è l'assertività e soprattutto che cosa non è. Quindi ora ti lascio a questo video che parla proprio di questo e scioglierà gli ultimi dubbi che potresti avere su che cos'è la vera assertività.